Ciao a tutti da Anna. Oggi vi parlerò della mia orchidea Ludisia Discolor. L'ho acquistata l'anno scorso al discount Lidl perché più o meno in questo periodo l'avevano messa in offerta a 5 o 6 euro, adesso non ricordo esattamente, e mi ricordo che sul gruppo Orchidee che Passione c'era stata una specie di diatriba perché in molti l'avevano acquistata e continuavano a postare foto appunto di queste piante acquistate alla Lidl, e mi ricordo che gli amministratori non l'avevano presa proprio bene. Ma al di là di questo piccolo aneddoto, parliamo della pianta, che forse è meglio. Allora, è una pianta la cui particolarità principale secondo me sono le foglie, perché sono di un verde intenso molto bello con delle venature rosse e al tatto sembrano di velluto. Infatti è anche per questo che questa pianta viene definita l'orchidea gioiello. Viene dalle foreste asiatiche ed è una pianta semiterrestre. Ha questo rizoma carnoso che si sviluppa in lunghezza e al cui apice continuano poi a svilupparsi le foglie. Come potete vedere, la mia ha anche tutte queste nuove crescite che si stanno sviluppando dai vecchi rizomi. Questi lunghi rizomi si rompono facilmente, ma basta rinterrarli, rinvasarli, che riprendono la loro crescita tranquillamente, un po' come alcune piante grasse, diciamo. Quindi è anche facile proprio da moltiplicare. Fiorisce da questi steli lunghi che si sviluppano appunto dall'apice dei rizomi e ha dei fiorellini molto piccoli e bianchi. La fioritura è abbastanza duratura, il periodo di fioritura va più o meno da dicembre a febbraio. Allora, è una pianta che non richiede particolare luce, nel senso che è da ombra o semiombra. Io d'inverno la tengo davanti a una finestra esposta a nord-est, quindi poco luminosa, e d'estate la tengo fuori ma sempre all'ombra, non prende mai sole. Per quanto riguarda le bagnature, d'estate deve rimanere costantemente umida. Per umida non intendo zuppa, però, quindi non deve grondare di acqua, ma deve rimanere sempre umida, non dovete mai lasciarla asciugare tra una bagnatura e l'altra. D'inverno al contrario, io la lascio asciugare tra una bagnatura e l'altra, non la tengo troppo umida perché rischia facilmente di far marcire le radici. Per quanto riguarda le concimazioni, allora, d'estate io attuo lo stesso regime di concimazione per tutte le mie piante, per cui ogni 3 bagnature. D'inverno, sinceramente, siccome la pianta va comunque anche un po' a riposo, la concimo diciamo una volta ogni 2 mesi, con un concime bilanciato. Per quanto riguarda le temperature, io d'inverno la tengo in una stanza che di notte arriva più o meno sui 15 gradi e di giorno sui 17, quindi abbastanza al fresco. Ho provato a tenerla nella stanza dove tengo le altre piante da intermedio caldo, ma ho visto che soffriva, iniziava a far arrossire tutte le foglie e seccavano, quindi l'ho spostata in questa stanza più fresca e ho notato che la pianta reagisce meglio. D'estate la tengo fuori come tutte le altre, ovviamente all'ombra, e non ho notato particolari problemi. Come vi ho già detto, l'importante è tenerla ben umida. Invece per quanto riguarda il substrato, questa pianta, essendo semiterrestre, richiede un terriccio che dreni facilmente. Quindi io ho utilizzato bark medio, terriccio universale e perlite, ma va benissimo anche il comune terriccio per orchidee che trovate nei garden, per intenderci, tipo quello della Compo. Secondo la mia esperienza di coltivazione, questa è una pianta molto facile da tenere. L'importante è che abbiate una stanza abbastanza fresca dove tenerla d'inverno, quindi che non scenda comunque sotto al massimo ai 13-14 gradi, secondo la mia esperienza. Quindi ve la consiglio se volete una pianta che anche quando non è fiorita comunque è molto bella da vedere e avete un ambiente abbastanza fresco dove tenerla. Bene, io della Ludisia vi ho detto tutto. Se avete ovviamente altre domande e curiosità, lasciatemi pure dei commenti sotto al video. Se questo video vi è piaciuto, non siate pigri, dategli un bel pollice in su e mi raccomando, condividetelo. E non dimenticate inoltre di seguirmi anche sugli altri social, Facebook, Instagram e Twitter. Ciao ciao, alla prossima!